La realizzazione, il vero risveglio, quella che possiamo chiamare illuminazione, può essere un'esperienza o forse è qualcosa che va oltre ogni tipo di esperienza. Ciao a tutti, qui Deborah Luce e in questo video voglio darti qualche click in merito a ciò che possiamo chiamare appunto illuminazione o risveglio. Tante persone credono e pensano che ciò che è la realizzazione è uno stato. Il punto è che ciò che è la realizzazione va oltre ogni tipo di stato. E uno stato, un'esperienza, ha un inizio e ha una fine, mentre la realizzazione del sé, quello che chiamiamo risveglio o illuminazione, non ha un inizio e non ha una fine. È fondamentalmente un ricordo di sé, è un tornare al sé. E quando torni davvero al sé, quando ci torni in maniera completa, allora quel ritorno non dura minuti, ore, giorni, bensì permane, sempre. E l'illusione di tanti cammini spirituali, di tanti lavori su di sé, è il credere che questa realizzazione sia un'esperienza. Di recente ho pubblicato un post sui miei social, non so se mi seguite anche su Facebook, su Instagram, dove dicevo: se un facilitatore o un guaritore ti risveglia qualcosa, magari mettendoti le mani o facendoti fare un processo particolare, quella è un'esperienza, non è la vera realizzazione, perché nessuno ha il potere di far sì che tu possa illuminarti, a meno che non si parli davvero di un grande maestro illuminato, a meno che non si parli di Gesù o di Buddha, ma se si sta parlando di facilitatori, di guide, di sciamani, di mentori, queste persone non hanno il potere di illuminarti, di risvegliarti, perché quel potere spetta a te, è dentro di te. Sei tu che devi risvegliare la tua Kundalini, sei tu che devi risvegliare il tuo potere interiore, e questo risveglio è una conseguenza di un profondo lavoro su di sé, di costanza, di disciplina, di forza di volontà, di presenza e di quello che facciamo ogni giorno nel nostro quotidiano. Ci sono stati dei maestri che a 12-13 anni hanno realizzato l'infinito e non sono mai più tornati indietro. Nello stesso tempo, se sei qui a guardare questo video, forse non sei uno di loro e magari ti ritrovi di più nella categoria dove è importante mantenere costanza e disciplina, come ci ha insegnato Paramahansa Yogananda e tanti altri maestri, e grazie proprio a questa costanza, a questa disciplina, si arriva a quella che possiamo chiamare consapevolezza. E come dicevo nel mio ritiro in Italia, il ritiro che ho fatto di recente, che è stato bellissimo, poi magari farò un video proprio specifico su questo, ciò che è la consapevolezza in realtà non è la conseguenza di una via, non è la conseguenza di un cammino. Ho chiamato questo mio ritiro in Italia la via della consapevolezza. Ho iniziato questo ritiro dicendo: siamo sicuri che ci sia una via, perché questa consapevolezza, questa libertà, questa gioia che cerchiamo è già qui e ora, è già qui in questo momento presente. È nel momento in cui tu realizzi che sei già libero, nonostante i tuoi casini, nonostante tu possa ancora avere delle dinamiche da risolvere, nel momento in cui tu realizzi che sei già libero qui e ora, non tu l'ego, non tu la tua personalità ferita. Sto parlando di ciò che davvero sei, quella consapevolezza che non nasce, non muore, non cambia. E se tu guardi il tuo passato, se io guardo il mio passato, posso vedere che
10 anni fa ero in un modo, oggi sono in un altro. E possiamo dire che ho fatto un cammino, che ho fatto un percorso, che ho seguito una via. Nello stesso tempo, 10 anni fa, quella consapevolezza che è ciò che davvero sono era già libera, era già luce, era già gioia, era già pace, era già amore. Nonostante io credessi di avere ancora tante cose da risolvere. E quando tu torni a contattare quella consapevolezza, ti rendi conto che sei già nella consapevolezza, sei già uno con Dio, sei già nella pace. E quando realizzi questo, la tua vita cambia completamente. Allora puoi vivere nel mondo, puoi fare le tue esperienze, puoi trovarti anche in situazioni non proprio piacevoli e nello stesso tempo mantieni quel contatto, quella presenza che ti fa ricordare che c'è qualcosa in fondo al tuo cuore che è sempre in pace, che è sempre nella gioia e che sorride alle tue dinamiche, che sorride ai tuoi schemi ripetitivi, che sorride alle situazioni in cui ti trovi. E non puoi accedere a quella consapevolezza per mano di qualcun altro, è un qualcosa che parte da dentro. Per questo a volte sciamani, operatori olistici e tutte quelle sostanze allucinogene che ora vanno così tanto di moda, ayahuasca, funghetti, cambu, eccetera, più che avvicinarti alla realizzazione ti allontanano. Intanto perché a livello karmico, se tu non realizzi il sé da dentro, chi ti porta ad accedere o quello che ti porta ad accedere a determinati portali o conoscenze o consapevolezze, tra virgolette, con la C minuscola, potrebbero influire nel tuo karma. Perché se tu realizzi il sé partendo da dentro, quella realizzazione non ti sarà mai elevata. Mentre se tu prendi una droga, una sostanza o un facilitatore ti fa qualcosa con le mani per risvegliare qualcosa in te, intanto va a toccare il tuo karma che non è detto che tu eri pronto a vedere quello e a sentire quello. E poi per questo la gente finisce anche in psichiatria, anche per questi motivi. Perché a volte avviene un risveglio più veloce di quello che dovrebbe esserci a livello karmico, perché prendiamo degli agenti esterni. E soprattutto la cosa più importante è che se il risveglio parte da dentro, non torni più indietro, perché è frutto della tua devozione, della tua energia, della tua comunione con Dio, e Dio attraverso te ti permette questo risveglio. Nel momento in cui invece qualcun altro o qualcos'altro ti fa accedere a qualcosa, quella sarà solo un'esperienza e quell'esperienza nascerà e morirà. Avrà un inizio e avrà una fine. E come un dipendente potresti averne poi ancora bisogno, e ancora bisogno, e ancora bisogno. E ci sarà questa alternanza di bastone, carota, piacere, dolore, che il Buddha chiamava ripetizione della sofferenza, il samsara. E questo non ha niente a che vedere con l'illuminazione e con la realizzazione del sé. E a volte ciò che ci tiene maggiormente lontani dalla libertà è proprio il credere di non esserlo, il pensare che ci voglia ancora quella cosa, che abbiamo bisogno di quella sostanza per connetterci, che abbiamo bisogno di quel ritiro, che abbiamo bisogno di quella esperienza, che abbiamo bisogno di quella sezione, che abbiamo bisogno di quella persona, perché così poi finalmente sarò felice, perché così poi finalmente realizzerò il sé. Invece non sarai felice né ora né poi, perché nel poi ci sarà di nuovo un momento presente dove tu ancora starai cercando qualcosa.
E la realizzazione invece è qui e ora. Il comprendere che sei già libero qui e ora ti libera. E non è una comprensione a livello mentale, è una consapevolezza che scende al cuore grazie alla meditazione, grazie alla presenza, grazie all'autoindagine e all'osservazione. E per fare questo sicuramente a volte può volerci una guida, che poi è quello che facciamo noi, può aiutarti tantissimo un ritiro come quelli che facciamo in Thailandia. Nello stesso tempo noi non ci permettiamo di mettere le mani sul tuo karma, ti diamo degli strumenti e poi sta a te. E soprattutto tutto ciò che ti aiutiamo a vedere nasce da te, è dentro di te. Non ci sono fattori esterni che ti accelerano un processo, perché questa accelerazione è solo un'illusione. Quindi se sei in un cammino spirituale e senti parlare di questi ritiri, ayahuasca, il ritiro con la rana, tutte queste droghe illusorie, mettile da parte, perché sì, sarai peace and love 2 giorni, ma poi quando torni a Milano, quando torni a Roma, quando torni nelle tue situazioni familiari, potresti star peggio di prima, perché non è una vera realizzazione. È semplicemente una moda del momento un po' diversa rispetto a quello che poteva essere una droga o l'alcol qualche anno fa, ma fondamentalmente è lo stesso, è una soddisfazione di bisogni. Anzi, noi lo vediamo vivendo in un'isola dove c'è una sorta di scissione, che poi scissione non è, dove al sud ci sono party, feste, eccetera, alcol, droghe, e al nord c'è il mondo della spiritualità, tra virgolette, yoga, tantra e così via. In realtà è la stessa cosa, cioè ci sono persone che cercano di allontanarsi dal dolore, avvicinarsi al piacere, che usano dei mezzi per soddisfare i loro bisogni e semplicemente usano dei mezzi differenti. Ma questa non è la soluzione, questo è soltanto mettere la polvere sotto il tappeto, se non viene fatto davvero un profondo lavoro su di sé. Anzi, a volte si percepisce più leggerezza al sud piuttosto che al nord, perché a volte la spiritualità, quella piccola scintilla che può arrivare, diventa pesante quando non si coltiva il chakra del cuore, quando non si coltiva l'amore. Perché un altro errore del cammino spirituale è credere di essere già arrivati, è credere di essere già a posto. Ah, io ho già realizzato, io ho già compreso e gli altri sono laggiù in fondo. Quelli appunto del sud che ancora sono ai party sono là perché io ho già realizzato. E quello spiraglio di realizzazione, che non era la vera realizzazione, era una piccola scintilla che magari hai avuto, nel corso degli anni diventa pesantezza. E o ti porta a chiudere il chakra del cuore ingobbendoti, o pompa il tuo ego spirituale. E a volte si percepisce più spiritualità, e questo lo diceva anche il maestro dei maestri Gesù, in persone semplici, che nella loro innocenza e nei loro schemi sono comunque rimasti puri e leggeri, piuttosto che in chi studia teorie spirituali da 20 anni e ha semplicemente creato pesantezza su pesantezza perché quella teoria non è scesa dalla mente al cuore. E anche queste esperienze, è il weekend di qua, il weekend di là, e ho preso quella sostanza e lo sciamano mi ha toccato il corpo e ho sentito vibrare tutto, eccetera. Sono esperienze. È un Luna Park, è un parco giochi, è un paese dei balocchi, ma non ha niente a che vedere con la presenza e con la vera realizzazione del sé. Ed è quella realizzazione del sé il motivo per cui sei qui in questa terra, il tornare all'uno,
il tornare a Dio, il tornare all'unione, ed è un ritorno illusorio, perché sei già con Dio, sei già unione, sei già uno. Ecco, questo per dirti che la falsa spiritualità ti imbruttisce, ti appesantisce, e puoi capire se sei finito in una di queste trappole proprio da come ti senti, da come ti vedi. E ho visto tante persone nei cammini spirituali imbruttirsi nel corso del tempo, e ti chiedi: ma come mai? Perché non è vera spiritualità, perché non è vera realizzazione. E un'altra cosa importante è l'equilibrio, il balance. Abbiamo dei chakra e tutti questi chakra andrebbero equilibrati, e il centro dei nostri chakra è proprio il cuore, che è un ponte tra energia femminile e energia maschile, che andrebbero bilanciati, e tra spirito e materia, che andrebbero equilibrati. E invece che cosa succede? Che spesso l'umano o è troppo focalizzato sui primi chakra, e allora materia, sicurezza, stabilità, e poco sui chakra alti, o è troppo focalizzato sui chakra alti, e allora spirito, svolazzo, e manca il radicamento. E nessuna delle due vie è corretta, perché vi è uno squilibrio, e non a caso siamo qua in questa terra. E quindi quello che dobbiamo imparare a fare è proprio equilibrare i nostri chakra, e non c'è un chakra migliore di un altro. Il nostro compito è proprio cercare di dare energia ad ogni punto energetico dentro di noi, ed equilibrarli sempre di più. Questo è un altro punto importante, perché a volte appunto fare tante pratiche spirituali ti porta a disconnetterti troppo da questa realtà, e anche questa è un'altra illusione. Ricordiamo cosa diceva il maestro di Yogananda dopo profonde meditazioni. Usciva da uno stato profondo di connessione con il divino, e quando apriva gli occhi gli diceva: ok, adesso spazza per terra. Perché questo? Perché è importante che ci sia questo equilibrio, se no ti disconnetti. E il disconnettersi non è realizzare il sé, anzi a volte potrebbe essere una fuga da una realtà che non ti piace e che non vuoi vedere, ed è di nuovo mettere la polvere sotto il tappeto. Ti mando un grande abbraccio di luce. Spero che questo video ti abbia ispirato, e se c'è qualcosa che non comprendi o qualcosa che vorresti condividere, non esitare a scrivere qua sotto nei commenti, e se senti che possa essere utile, condividi questo video. Un abbraccio di luce illumina il mondo. Namaste.